anche se mi guardate la sera è sempre un buon giorno. Allora, oggi mi metterò a ritrapiantare un po' di zucchine qua. Qua era un terreno dove avevo messo le insalate, per cui adesso ci cambiamo cultura e ci mettiamo delle zucchine. Almeno facciamo anche un po' di rotazione che va sempre fatta nei terreni, mai coltivare sul solito terreno i soliti ortaggi, le solite verdure. È sempre meglio fare delle rotazioni perché ogni pianta ha bisogno di alcuni elementi, microelementi, e tante piante poi li rilasciano nel terreno, come per dire i fagioli, eccetera, eccetera. Adesso vi voglio far vedere le varietà di zucchine che ho preso. Ecco qua le piantine che ho acquistato. Allora, le varietà che ho preso sono le alberello di Sarzana, che sono veramente buone. Poi ne ho prese due che me li sono fatte consigliare e sono la Lipari, non so se la vedete, che non l'ho mai vista, e la Ortano. Più quelle là sono le mie che ho fatto, non hanno un gran bel aspetto, però poi si richiaperanno. Ok, adesso pareggiamo un po' il terreno perché come vedete ieri ho fresato e concimato, però c'è un po' di solchi perché è tutto in pendenza. Lo pareggiamo un po', stendiamo i tubi e poi iniziamo il trapianto. Ok, abbiamo tutto rastrellato, abbiamo un po' pareggiato, tolto un po' di erbacce che con la fresa, con l'aratro e fresa, insomma, avevamo distrutto, tipo queste. Adesso stendiamo i tubi. Ok, tubi finiti di stendere e ora iniziamo il grande trapianto. Adesso vi spiego più o meno io come le trapianto. Allora, adesso iniziamo a fare la varietà, come abbiamo detto, il zucchino ortano. Non l'ho mai preso. A parte il fatto che c'è scritto sulla vaschetta, distanza tra le file 100 e sulla fila 100. Allora, adesso ci proviamo. Io di solito faccio così. Tra le file, quindi da là a qua, c'è più o meno esatto 1 metro sicuramente, perché tengo questa distanza. Invece sulla fila in genere io ho l'ala gocciolante che è ogni 30 cm ha i fori e faccio un buco sì, un buco no, per cui faccio la distanza di 60 cm. Adesso proviamo a fare una fila, come dicono loro, a vedere quante piantine vengono fuori qua, se no c'è un altro terreno di là. E controlliamo anche le altre vaschette un attimo per vedere cosa dicono. Anche qua abbiamo la Lipari che non l'ho mai messa, una zucchina nuova. Proviamo, dice solite distanze, e l'alberello di Sarzana uguale, solite distanze. Allora facciamo la mia teoria, come ho sempre fatto, senza problemi. Li faccio un buco sì o un buco no, faccio il trapianto. Ora procediamo. Allora, schiacciate un po' la vaschetta in modo che esce la piantina, è bella radicata. Ah, mi sono dimenticato di prendere la palettola, andiamo a prendere. Fate un buco, mettete e coprite. Vai, benissimo, così. Quindi li schiacciamo, questo è un po' duro, ecco, ok, molto bene. Qui c'è l'altro buco, lo lasciamo vuoto e ritrapiantiamo qua.
scusate, ma vado a prendere la paletta, la vanghettina piccolina. Ok, eccoci di nuovo qua. Quindi abbiamo preso il nostro attrezzino, andiamo avanti. E via. Ok, ora non vi voglio annoiare, vi faccio vedere il lavoro finito dopo. Intanto io procedo. Ok, qua ci sono state circa 100 piante, più o meno. Abbiamo messo l'ortana, lipari e alberello. Adesso andiamo a fare l'altro orticello. Ecco qua l'altro pezzetto dove metteremo le zucchine. Lì ce l'abbiamo, adesso iniziamo. Allora, qui, anche come abbiamo fatto di là, c'erano le bietole. Infatti non so se vedete, le abbiamo arate e trinciate. Comunque se troviamo roba grossa la buttiamo, se no li lasciamo che fa concime anche questo. E quindi abbiamo steso i tubi, fresato e abbiamo anche un po' concimato. Se vedete, eccoli qua, questi piccoli pellet qua. È concime organico, non usate mai il chimico, mi raccomando, sempre concime organico, perché arricchisce il terreno mentre il concime chimico lo impoverisce. Non vi fate fregare. Ok, adesso iniziamo a fare una fila, l'abbiamo già fatta, eccola lì, e adesso facciamo le altre 4. Ok, finito, vai, perfetto. E ora innaffiamo e stop. Vediamo se ci riesco. Benissimo, ho aperto l'innaffiatoio e ora il goccia a goccia dovrebbe partire. Piano piano si caricano i tubi, dovremo andare a chiudere i fagioli e andremo a dare l'acqua alle nuove zucchine. Ragazzi, fa caldo, il video è finito, spero che abbiate visto un po' qualcosa, che sia stato utile. E cos'altro vi devo dire? Continuate a seguirmi, condividete e niente, ciao a tutti dalla campagna e da questo caldo, ma io amo il caldo. Ciao!